All'estero la carbonara ha il pollo, la panna e in Giappone anche i broccoli. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio di Espresso e Bishparmak, un podcast semplice e chiaro per chi impara l'italiano. Noi siamo Chiara e Gianluca, due italiani che girano il mondo. Vi ricordo che se siete interessati ad avere le trascrizioni di questo video, le troverete nella descrizione. Attivate i sottotitoli, mettete mi piace e partiamo. Allora, Chiara, recentemente ho letto un articolo che parla di un'abitudine gastronomica, cioè del cibo, che non è molto comune in Italia e ho anche scoperto negli Stati Uniti, cioè combinare, mettere insieme il pesce e il formaggio. Tu cosa mi puoi dire a riguardo? Io devo dire che nella mia famiglia mi è stato insegnato a non mischiare il pesce e il formaggio, tanto che quando noi cuciniamo la pasta allo scoglio, che è pasta con i frutti di mare, non mettiamo mai nemmeno il parmigiano, che invece di solito è molto comune sulla pasta. Poi io direi che in generale il formaggio è un alimento troppo grasso, è un cibo troppo grasso e quindi copre il sapore del pesce. Il parmigiano e il formaggio in generale è anche molto salato, quindi non mi piace questo abbinamento. E tu, Gianluca, cosa pensi? Neanche io sono un fan di questo abbinamento. Nella mia famiglia, dalla parte della mamma, questa cosa non si fa. Ma mi ricordo che mio papà metteva il formaggio, il grana, nella pasta con il pesce. E a me questa cosa ha dato sempre molto fastidio. A livello di gusto sono d'accordo con te. Non è un abbinamento che mi piace. Però sono rimasto molto sorpreso di leggere quello che dice questo articolo, che magari vi linko nella descrizione. In questo articolo una giornalista specializzata nel cibo, americana, e specializzata anche in cucina italiana, ha dato due ipotesi, secondo lei, secondo le sue ricerche, che sono all'origine di questo, diciamo, tabù, cioè pesce e formaggio. La prima origine chiara è molto interessante e parla della teoria degli umori. Non parliamo di filosofia in questo podcast. Allora, rapidamente, che cosa sono gli umori? La teoria degli umori è stata inventata da Ippocrate nell'antica Grecia e questi quattro umori sono il sangue, il flegma, la bile gialla e la bile nera. Un corpo sano deve avere questi quattro umori in equilibrio, cioè uno non deve essere più degli altri. Il cuore dà il sangue, il fegato, la bile gialla, la milza, la bile nera e il cervello, il flegma. E gli umori sono influenzati dal clima, dalla dieta, dall'umore o addirittura dai miasmi, che sono questi fumi misteriosi che salgono dalla terra, ma non è una teoria scientifica. Però ha avuto molta influenza nella lingua, nella cultura, nella letteratura. Quindi, parlando di questa teoria, il formaggio, che è un alimento, diciamo, fermentato, che come il pesce, dopo qualche giorno va a male, cioè diventa cattivo, non è più possibile mangiarlo, anzi diventa nocivo per la salute, cioè fa male al corpo. Quindi
Questo tabù dice che il formaggio rovina la digestione del pesce che rimane più tempo nello stomaco, non è digerito subito e quindi nello stomaco va a male prima. In questo modo i vari umori hanno degli squilibri, cioè le quantità di questi umori sono diverse e questo è un problema per il corpo. Questa è la teoria. Ovviamente è una teoria basata su una teoria che non è scientifica. Dovete ricordarvelo. Adesso torniamo al video. A te cosa sembra questa cosa? Non ti sembra un po' strana? È sicuramente una teoria interessante, non avevo mai pensato a questo, quindi non saprei ancora darti un'opinione, perché non avevo mai sentito nulla di simile. Neanche io. E la seconda ipotesi di questo tabù è che in Italia, durante la seconda guerra mondiale e dopo la seconda guerra mondiale, le persone hanno iniziato a essere molto, come dire, rigide sul cibo, cioè Mh. avevano smesso di fare delle mescolanze strane e l'articolo dice per conservare le loro tradizioni. Questa cosa mi sembra un po' strana. In Umbria come siete con il cibo? Siete molto conservatori? Dite che si fa così e non in altri modi? Una ricetta, per esempio? Sì, in Umbria noi ci teniamo molto alle tradizioni, ma io penso che in generale in Italia le persone tengono molto alle proprie tradizioni. Noi siamo molto legati alle ricette originali italiane, tanto che quando un italiano va all'estero controlla sempre il ristorante italiano e controlla sempre che il cibo sia come in Italia. Questo per me in realtà non ha molto senso, perché ovviamente ogni cucina e ogni paese ha i propri sapori, anche il proprio gusto. E quindi la cucina italiana non sarà mai uguale a quella dell'Italia, perché le persone adattano il sapore alla propria cucina. Quindi penso che in realtà non ci sia nulla di male a cambiare un po' i sapori della cucina italiana. Per quanto riguarda il formaggio e il pesce, in Umbria noi abbiamo poco pesce. Perché? Non c'è il mare! Okay, in realtà dopo il Kazakistan ho capito che in Umbria c'è tanto pesce, però comunque non è un cibo tradizionale. Quindi di solito noi mangiamo il formaggio con gli affettati, il formaggio con il prosciutto, con il salame e l'abbinamento formaggio e pesce non penso di averlo mai visto anche da noi. Un po' perché siamo tradizionali, un po' perché non c'è il mare. Ma sai che m'hai fatto pensare che tu vieni da un posto senza mare e sei andata a vivere in un posto senza mare. Quindi non ti piace il mare? Io in realtà adoro il mare e adoro il pesce, quindi per me non mangiare il pesce è veramente difficile. Io soffro veramente tanto, perché quando vivevo in Giappone mangiavo pesce tutti i giorni. Bene ragazzi, abbiamo finito questo episodio un po' diverso dal solito, un po' più libero. Come al solito, vi ricordo che ci sono le trascrizioni nella descrizione sul mio sito che vi aiutano se volete seriamente imparare l'italiano. E non mi resta che dirvi ciao, alla prossima! Ciao ciao!